questo esatto momento, a decine di metri sotto la superficie dell'oceano, c'è un assassino perfetto che sta dormendo. Non respira, non mangia e ha la pazienza dell'eternità. Una sfera di metallo freddo, incrostata di alghe, che aspetta nel buio totale. Non stiamo parlando di un missile lanciato nel calore della battaglia o di un siluro che insegue la sua preda. Stiamo parlando di un'arma che sfida la nostra concezione del tempo. Una mina a contatto può aspettare decenni, ma una mina intelligente, ad influenza, ha un'autonomia operativa limitata a mesi o pochi anni. Sta aspettando un'unica, specifica firma fisica e quando la trova, scatena l'inferno. Ma come fa un oggetto cieco e sordo a sapere esattamente quando uccidere? Per capire la mente di questo predatore, dobbiamo tornare alle basi, alla forma più antica e viscerale di questa trappola, la mina a contatto. Immagina la classica sfera chiodata dei vecchi film. Quelle sporgenze non sono spuntoni per bucare lo scafo, sono sensori chimici geniali chiamati corni di Hertz. Costruiti in piombo morbido, sono progettati per deformarsi, non per resistere. Quando 10.000 tonnellate di acciaio di una nave premono contro uno di questi corni, il piombo si piega. Ma la vera magia, la scienza letale, avviene all'interno di quel piccolo cilindro contorto. Un meccanismo così semplice e infallibile che fa venire i brividi. Dentro il corno di piombo c'è una fialetta di vetro. Al suo interno riposa un liquido altamente corrosivo, solitamente una miscela di acido dicromico. Quando il piombo si piega, il vetro si frantuma. Improvvisamente, l'acido è libero. Cade verso il basso per gravità e bagna due piastre metalliche parallele, una di zinco e una di carbone. In quell'istante esatto, la mina smette di essere un pezzo di ferro inerte. L'acido innesca una reazione elettrochimica violenta. Le piastre e l'acido formano una batteria umida istantanea. La mina, appena svegliata, ha appena generato la sua prima e ultima scintilla di vita. Una scarica elettrica di circa 2 volt. È l'energia di una normale batteria da telecomando. Sembra niente, ma nell'oscurità della mina è il messaggero della morte. Questa piccola corrente viaggia lungo un filo di rame fino al cuore del dispositivo, il detonatore. Qui incontra un filamento sottilissimo, simile a quello di una vecchia lampadina. La corrente lo attraversa, trovando resistenza. Il filamento si scalda istantaneamente, diventando incandescente. Attorno a questo filamento c'è una piccola quantità di esplosivo primario, estremamente sensibile al calore. Fulminato di mercurio o azoturo di piombo. Basta quel millisecondo di calore rosso per farlo esplodere. Un processo perfetto, inevitabile, che dura meno di un battito di ciglia. Questa è l'anatomia di un'esplosione a contatto. È brutale, è efficace, ma ha un limite enorme. La nave deve fisicamente colpire la mina. L'oceano è vasto, immenso. Una nave potrebbe passare a 5 metri di distanza e non succederebbe assolutamente nulla. È come cercare di colpire un bersaglio bendati, sperando che il bersaglio inciampi su di te. Per decenni, questo è stato il limite invalicabile della guerra navale. Ma poi, la scienza ha fatto un salto in avanti terrificante. Gli ingegneri si sono chiesti: e se la mina non avesse bisogno di essere toccata? E se potesse letteralmente sentire la presenza della sua preda a distanza? È qui che il gioco cambia per sempre. Ogni nave in acciaio che solca i mari nasconde un segreto invisibile. Mentre viene costruita nei cantieri navali, martellata, saldata e piegata, il metallo subisce l'influenza del campo magnetico terrestre. La nave diventa a tutti gli effetti un gigantesco magnete galleggiante. Ha un suo polo nord e un suo polo sud. Mentre naviga,
trascina con sé questa enorme bolla magnetica invisibile, deformando le linee di forza naturali della Terra. È un'impronta digitale gigantesca che scende fino al fondale marino. Una nave non può nascondersi, può spegnere le luci, spegnere i motori, ma la sua ombra magnetica urla la sua presenza nell'oscurità. Sul fondo del mare, la mina a influenza magnetica sta aspettando. Al suo interno non ci sono corni di piombo, ma un sensore induttivo. Un rocchetto avvolto da migliaia di spire, di filo, di rame, sottilissimo. Ricordi le lezioni di fisica a scuola? Se un campo magnetico varia vicino a un filo di rame, nel filo si genera una corrente elettrica. È la legge di Faraday. Quando la nave passa in superficie, la sua immensa ombra magnetica spazza il fondale. Il campo magnetico attorno alla mina cambia bruscamente. Questo cambiamento invisibile induce una minuscola corrente nel rocchetto di rame. La mina ha appena aperto gli occhi. Ha visto il fantasma della nave. Ma il magnetismo non è l'unico modo per cacciare nel buio. L'acqua è un mezzo straordinario per trasmettere il suono. Viaggia circa 4 volte e mezzo più velocemente che nell'aria. E una nave in movimento è una sinfonia di rumori. I motori diesel pulsano, i generatori vibrano, ma soprattutto le eliche tagliano l'acqua. Ogni pala dell'elica crea milioni di microscopiche bolle di cavitazione che implodono istantaneamente, emettendo un fischio acuto e un rombo profondo. È un frastuono che viaggia per chilometri. La mina acustica è dotata di idrofoni, microfoni subacquei ultrasensibili. È letteralmente in ascolto. Registra ogni vibrazione, ogni pulsazione che viaggia nell'abisso. Qui nasce un problema enorme. L'oceano è rumoroso. Ci sono balene, terremoti sottomarini, onde in superficie. Come fa la mina a non esplodere per il passaggio di un branco di delfini? La risposta è nel suo cervello elettronico. Le mine moderne contengono microprocessori che analizzano la firma acustica. Confrontano il suono ricevuto con una libreria interna di profili acustici. Cercano frequenze specifiche, il battito ritmico di un motore a 4 tempi, la frequenza di rotazione di un'elica a 5 pale. Non solo sentono la nave, ma la riconoscono. Sanno distinguere un piccolo peschereccio da una portaerei da 100.000 tonnellate. E se il bersaglio non è quello giusto, tornano a dormire. La guerra è un continuo gioco del gatto col topo. Le marine militari hanno imparato a difendersi. Hanno costruito navi cacciamine in fibra di vetro o legno per non avere firma magnetica. Usano cavi elettrici per cancellare il magnetismo delle grandi navi, un processo chiamato degaussing. Procedono a velocità bassissime per ridurre il rumore delle eliche al minimo assoluto. E sembra quasi che l'uomo abbia sconfitto la mina, rendendo le navi invisibili ai sensori magnetici e acustici. Ma c'è una cosa che nessuna nave, per quanto tecnologicamente avanzata, può nascondere. Una firma fisica impossibile da cancellare che rivelerà sempre la sua presenza. Quella cosa impossibile da nascondere è la pura stazza, la fisica del dislocamento. Quando una nave avanza nell'acqua, deve letteralmente spostare migliaia di tonnellate di liquido per farsi spazio. Questo enorme spostamento di massa crea una gigantesca onda di pressione idrodinamica che spinge verso il fondo dell'oceano. Immagina una montagna d'acqua invisibile che viaggia esattamente sotto lo scafo della nave. E subito dietro questa montagna si crea una profonda depressione, un calo di pressione improvviso dovuto all'acqua che scorre via. È l'effetto Bernoulli applicato a scala monumentale. Questa variazione di pressione attraversa l'acqua come uno tsunami silenzioso, viaggiando dritto verso il fondale. La mina è dotata di un sensore di pressione idrostatica.
è incredibilmente sensibile. Può rilevare una variazione di pressione equivalente a pochi centimetri d'acqua, anche se si trova a 50 metri di profondità. Quando la montagna d'acqua invisibile le passa sopra, il sensore registra l'aumento di pressione. Poi sente il calo drastico. Questa sequenza, alto e poi basso, è la firma inequivocabile di una grande massa in movimento in superficie. Non c'è materiale stealth, non c'è legno o fibra di vetro che possa cancellare l'impronta del peso di una nave. La gravità e la dinamica dei fluidi non ammettono eccezioni. La mina ora sa che la preda è esattamente sopra di lei. Ma la mina non esplode ancora. È astuta. Sa che un'onda anomala potrebbe ingannare il sensore di pressione. Sa che un terremoto potrebbe simulare un suono di elica. Per evitare errori, la mina usa una logica combinata. Il suo microprocessore attende che tutti i cancelli si allineino. Deve registrare l'anomalia magnetica. Deve sentire il profilo acustico corretto e deve rilevare la variazione di pressione idrodinamica, magnetismo, suono, pressione. Quando questi tre eventi si sovrappongono in una finestra temporale di pochi secondi, non c'è più alcun dubbio. Il bersaglio è massiccio, è metallico, è in movimento ed è esattamente nel raggio letale. Il verdetto è stato emesso. Tutti i parametri sono confermati. Il circuito principale si chiude. L'energia dei condensatori viene scaricata istantaneamente verso il detonatore. In una frazione di millisecondo, il filamento diventa plasma incandescente, innescando la carica primaria, che a sua volta fa detonare la carica secondaria e infine la carica principale. Centinaia di chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, come il Torpex o l'HBAX, subiscono una transizione di fase catastrofica. Da stato solido a gas, a temperature di migliaia di gradi, in un tempo così breve che la mente umana non può nemmeno processarlo. L'esplosione è iniziata, ma c'è un malinteso fondamentale su ciò che sta per accadere. Siamo abituati a vedere esplosioni nei film d'azione. Enormi palle di fuoco che avvolgono i veicoli, distruggendo tutto con il calore estremo. Ma sott'acqua, le regole della termodinamica cambiano in modo spietato. Il calore dell'esplosione si dissipa quasi subito nell'oceano gelato. Il fuoco non è il vero assassino qui. La fiamma dura un istante e muore soffocata. Ciò che distrugge una nave da guerra corazzata non è il fuoco e non è nemmeno la scheggia metallica dell'involucro della mina. L'arma letale, il vero carnefice che spezza a metà navi lunghe 300 metri, è l'acqua stessa. L'acqua trasformata in un martello cosmico. Nel momento in cui l'esplosivo detona, crea una sfera di gas ipercompresso. Questo gas vuole disperatamente espandersi, spingendo l'acqua circostante a velocità supersoniche. L'acqua, essendo un fluido incomprimibile, non si assottiglia. Si sposta in blocco, creando un'onda d'urto solida come l'acciaio che viaggia a oltre 1500 metri al secondo. Questa onda colpisce lo scafo della nave come un gigantesco maglio invisibile. L'impatto iniziale è tremendo. Frantuma i macchinari interni in ghisa, fa saltare i rivetti, spezza le tubazioni e scaraventa l'equipaggio contro le paratie. Ma per quanto devastante, l'onda d'urto primaria spesso non è sufficiente ad affondare una grande nave militare moderna. La nave incassa il colpo. Il vero incubo inizia una frazione di secondo dopo. La sfera di gas incandescente originata dall'esplosione continua ad espandersi rapidamente nell'acqua. Diventa una bolla gigantesca, larga decine di metri. Spinge l'acqua verso l'alto, sollevando fisicamente la nave. Immagina migliaia di tonnellate di acciaio sollevate di 1 metro sopra la superficie dell'oceano, appoggiate su un cuscino di gas bollente.
Lo scafo si inarca, subendo uno stress strutturale inimmaginabile. Ma la bolla non può espandersi per sempre. L'acqua circostante, fredda e schiacciante, reagisce. La pressione dell'oceano è implacabile. Inizia a frenare la bolla, a schiacciarla, fino a farla fermare. E poi il processo si inverte violentemente. La pressione idrostatica dell'oceano vince la battaglia. La bolla di gas inizia a collassare su se stessa a una velocità terrificante. E qui accade il fenomeno fisico più letale di tutti. La parte inferiore della bolla collassa più velocemente della parte superiore, a causa della differenza di pressione dell'acqua a profondità diverse. Questo collasso asimmetrico crea un jet d'acqua, una vera e propria lancia liquida ad altissima velocità che attraversa il centro della bolla dal basso verso l'alto. Questo dardo d'acqua, duro come il diamante e veloce come un proiettile, colpisce la chiglia della nave esattamente dove è già stata indebolita dalla prima onda d'urto. Il jet d'acqua sfonda lo scafo, ma la distruzione non è finita. Dopo il collasso, la bolla rimbalza, espandendosi e collassando di nuovo, creando cicli ripetuti di sollevamento e caduta. La nave si trova ora sospesa nel vuoto lasciato dalla bolla collassata. Sotto di lei non c'è più acqua a sostenerla, solo aria e gas. La prua e la poppa sono sorrette dall'oceano, ma il centro della nave cade letteralmente nel vuoto. La gravità fa il resto. Il peso stesso della nave le spezza la schiena. La chiglia si rompe in due. In una manciata di secondi, un capolavoro di ingegneria navale diventa rottame destinato all'abisso. Il mare copre tutto. Il rumore svanisce, le bolle si disperdono e l'oceano torna a essere una superficie liscia e indifferente. La fisica non ha pietà, non ha bandiera, non fa sconti a nessuno. È solo materia, pressione ed energia che seguono regole scritte all'inizio del tempo. L'universo non ha bisogno della nostra ingegneria. Eppure, noi la usiamo per strappare il mare alla sua calma millenaria. Io sono Renderium e questo era il buio sotto la superficie.